è da 7 anni che vivi a Reims, in Francia. Mi piacerebbe sapere come arrivi a Reims, che cosa è successo, perché hai scelto a un certo punto di lasciare Potenza, che è la tua città, e trasferirti lì. Allora, guarda, è una storia per certi versi quasi banale, però sostanzialmente ho conosciuto la mia attuale compagna in una degustazione perché io mi occupavo già di vino, vivevo a Roma, quindi da una decina d'anni, e una degustazione nel nord d'Italia, ho conosciuto la mia attuale compagna e poi da cosa nasce cosa mi sono trasferito 7 anni fa, insomma a settembre, nel settembre 2016 sono arrivato per la vendemmia e quindi insomma è anche carino che ogni vendemmia festeggio un anno in più qui, e però sono arrivato insomma con delle conoscenze, armato di una macchina strapiena di valigie e un paio di amici che hanno deciso di seguirmi un attimo per accompagnarmi prima di cominciare questa nuova avventura. Una scelta per amore, quindi sostanzialmente, o non solo per amore? Ma diciamo che è stato l'elemento principale, però chiaramente poi arrivi in una regione vitivinicola molto prestigiosa, quindi le due cose andavano molto bene, cioè nel senso che era un modo per misurarsi in una nuova realtà rispetto a quella che era la realtà romana, quindi italiana, ed anche un campo, quello dello champagne, in cui stavo iniziando a specializzarmi, per cui insomma le due cose sono arrivate insieme. Ecco, magari non ci fosse stata la mia compagna, sicuramente sarei arrivato con molta più calma e molto più lentamente, però è chiaro che è stato un acceleratore importante, insomma un cambio di vita molto importante. Ecco. Lavoro per l'azienda che si chiama Champagne Parlant, siamo a Euilly, che è un piccolo villaggio nella Valle della Marna. Melanie, che è la mia compagna, suo fratello Benoît, sono la 12ª generazione, gli do una mano per quanto riguarda un po' tutto e seguo più da vicino sostanzialmente anche l'Italia, ecco, è un po' più il mio giardinetto. Quindi, diciamo, seguendo l'Italia, immagino che conservi comunque legami con Potenza, con la Basilicata, insomma, con la tua terra di origine. Certo, assolutamente, sì, 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 la mia famiglia è tutta lì, quindi sostanzialmente appena posso, insomma, un attimo più di tempo scendo e poi mi piace l'idea, insomma, vedendo anche adesso comunque la scena enogastronomica lucana si sta muovendo, per cui è sempre interessante. Ecco. È chiaro che se posso essere in Basilicata e portare qualche bottiglia di champagne, fare una degustazione, ma anche aprirla con gli amici, è sempre un grandissimo piacere. Ecco, io ho vissuto poi 7 anni a Matera, per cui diciamo che la regione la vedo in maniera un po' totale, cioè non vado dietro a piccoli campanilismi o altro. Insomma, per me sono nato a Potenza, poi ho vissuto 7 anni a Matera dove ho fatto la mia formazione come archeologo, che di base sono archeologo, e poi ho iniziato a quello che era più che altro a lavorare anche nell'associazionismo con alcune associazioni, dopodiché ho organizzato per anni un festival sul Vulture che si chiama Cantinando, che va ancora avanti, per cui mi occupavo della parte vitivinicola proprio del festival, per cui insomma poter avere, come dire, l'occasione di scendere, di passare del tempo in Basilicata e provare a ragionare di possibili connessioni è sempre una cosa bella. Che idea hai tu della Basilicata? Penso che ci sia una Basilicata fisica, che è quella che conosciamo tutti e che ho sempre piacere percorrere, e poi c'è una Basilicata più che altro come concetto, che è quello che riassume un po' tutti noi, che riunisce tutti noi che viviamo all'estero, per cui certe cose rimangono dentro di te, poi è chiaro che quando torni hai da una parte come dire, il piacere dei legami, la nostalgia, dall'altra insomma ti rendi conto che è un territorio con grandi potenzialità, grandi elementi da esplorare e inevitabilmente anche grandi freni. Quindi, diciamo, i lucani all'estero possono diventare una risorsa per la regione d'origine, a tuo avviso? Sì, secondo me sì, assolutamente sì. Ce ne sono tanti, per esempio io vivo qui a Ranza, abbiamo un'associazione degli italiani e solo nel direttivo siamo due, un ragazzo di Matera ed io. Ce ne sono tanti, anche in posti, non so, possono fare già sistema. Io mi ricordo insomma un mio amico che vive a Londra, che è il sommelier responsabile di un club prestigiosissimo,
con il quale ci siamo rivisti dopo anni e con il quale adesso collaboriamo, per cui nel senso c'è tutta una serie di elementi che possono portare avanti. Poi è chiaro che ci vuole insomma l'entusiasmo e le professionalità che possono venire dall'esterno della regione devono incontrare però professionalità e entusiasmo anche di chi è nella regione, insomma, anche perché poi vivendo all'estero noi comunque ci confrontiamo e maturiamo anche una maniera diversa di vedere le cose, che non è migliore o peggiore, è semplicemente diversa, per cui secondo me l'unione delle due può portare a grandi cose. Senti, mi hai parlato di una associazione della quale fai parte, significa che in qualche modo anche lì in Francia, a Reims dove vivi, c'è la possibilità comunque di conservare saldi i rapporti con i propri conterranei, ma anche in qualche modo promuovere la nostra cultura. Sì, sì, assolutamente. Noi, insomma, durante il 2019 c'è stato qui, per esempio, un villaggio italiano, un villaggio turistico, insomma, dove c'erano varie realtà che promuovevano i propri prodotti, le realtà produttive, eccellenze. Insomma, noi abbiamo tenuto uno stand dedicato a Matera 2019 per almeno un mese e poi regolarmente, insomma, una delle prime attività che abbiamo fatto alla nascita dell'associazione è stata una degustazione, una masterclass, quindi una degustazione di pari agli amici del Vulture con i produttori presenti, erano i produttori dell'associazione Generazione Vulture, per cui insomma per me è stato un motivo di grandissimo orgoglio, insomma, perché poi era un po' l'idea di promuovere, di far conoscere l'Aglianico del Vulture in Champagne. Era da una parte molto divertente, dall'altra parte è stata una sfida vinta da parte di tutti, per cui sì, assolutamente, siamo molto attivi anche su quello. C'è una percezione del nostro territorio in terra francese. Inizia ad esserci, inizia ad esserci. Penso che per certi versi, allora, c'è una percezione pasoliniana, tra virgolette, però una percezione inizia ad esserci perché paradossalmente i francesi sono molto appassionati di Puglia, per cui arrivano a Matera per vie traverse e poi man mano iniziano a entrare nella regione. Ecco, diciamo che il primo ingresso è sicuramente Matera e poi se si riesce a convogliare da lì verso l'interno, insomma, ci può arrivare, sì. La percezione per il momento credo sia legata a Matera, un po' al Vulture, però ancora deve andare un po' più in profondità. C'è questo aggettivo che hai utilizzato, percezione pasoliniana, significa che in qualche modo c'è bisogno anche di attivare uno storytelling che sia un po' fuori da quegli schemi che nei decenni scorsi ci hanno caratterizzati. Sì, ma diciamo che Pasoliniana intendevo nel senso che magari Pasolini è un autore molto conosciuto in Francia, per cui avendo lavorato poi al film Il Vangelo secondo Matteo, è chiaro che i luoghi, le fotografie, insomma, noi abbiamo contribuito a un'esposizione qui a Reims proprio sui luoghi, insomma, perché poi era un materiale che comunque conoscevamo, io conoscevo e avevo a disposizione, per cui è stato un po' una chiave. È chiaro che quella è una chiave di lettura, ma insomma è una visione un po' generale che va svecchiata. Diciamo, ti ho detto, penso Matera 2019 ha fatto molto sotto questo punto di vista, però penso che oggi ci sia bisogno anche di una narrazione diversa che vada, insomma, io sento diverse narrazioni sempre legate a un po' alla contadina e quant'altro, che è giusto, però è anche un po' un modo per chiudersi su se stessi, credo che ci sia bisogno di evolvere, far capire insomma quella realtà, più che dirsi noi siamo questi e abbiamo tante belle caratteristiche, però andare verso l'altro, fargli capire, perché poi ho detto, io mi occupo di export, quindi mi occupo comunque di far conoscere, in questo caso, lo champagne un po' in giro per il mondo, per cui il discorso che io posso avere con una persona di varie nazionalità diverse non è lo stesso, cambia perché la sensibilità degli altri cambia, per cui avere un discorso legato alla Basilicata sì, però quell'epopea pasoliniana oppure altre realtà, insomma, dei piccoli villaggi, è molto importante, però ci sono varie chiavi di lettura, insomma, no? Non è che ci può dire che sulla Basilicata è solo quello, ci sono varie chiavi di lettura che possono portare le persone, cioè c'è la storia, c'è l'archeologia, ci sono le realtà produttive attuali, ci sono elementi di innovazione, ci sono varie cose, tante cose. Appiattire la narrazione solo sulla parte antropologica, insomma, sul vivere lento va bene, però insomma, ci vuole anche un contorno, perché vivere lentamente si può fare in tanti posti, però l'unicità della Basilicata non è solo quello.
ma anche ma anche aver conservato tutta una serie di sapori, la prossimità nei rapporti, la vicinanza tra le persone, l'essere un po', per certi versi, passami il termine, l'essere un po' fuori dalla storia, in un contesto quasi astorico per certi versi, per cui vuol dire che mantiene intatte determinate caratteristiche e poi, ma anche dall'altro lato, realtà che hanno eccellenze di innovazione, penso al cinema, penso insomma a quella che è stata l'esperienza della Lucana Film Commission, penso insomma tutta una serie di cose che fanno capire che ci sono potenzialità, perché poi chi è andato fuori, se gli si dà la possibilità di attuare, di operare in maniera chiara e con sostegno, è una ricchezza inestimabile. Io penso che c'è una grande ricchezza che all'interno della Basilicata e un'altrettanta grande ricchezza che fuori dalla Basilicata, in personalità che oggi stanno in luoghi impensabili, con responsabilità impensabili in posti, insomma, in enormità di luoghi anche prestigiosi. Per cui mettere insieme, io penso che uno dei primi elementi sia oggi mettere insieme le due Basilicate, perché io vedo due Basilicate, una fisica con delle presenze sul territorio e una che forse paradossalmente dal punto di vista numerico, ma anche come dire, di intelligenza collettiva, è forse anche più grande perché è più numerosa ed è sfaccettata. hai mai portato la tua famiglia, diciamo, francese in Basilicata? Sì, 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 sono venuti, abbiamo fatto Natale insieme e poi loro hanno proseguito, insomma, i miei suoceri hanno continuato un anno, i miei suoceri hanno continuato su Matera e altri posti e un altro anno era con mio cognato e sua moglie e i figli, siamo stati a Matera, abbiamo fatto Potenza insieme, insomma, sì, sì, assolutamente. E poi con la mia compagna abbiamo fatto diverse estati. Insomma, la prima volta che è venuta, insomma, abbiamo fatto Stigliano, abbiamo visto tutta la parte dei Calanchi, insomma, abbiamo girato un po', e gli altri anche, insomma, sì, assolutamente, ma anche amici, per cui quello sempre, con molto piacere. Immagini un futuro di ritorno in Basilicata? Allora, fino a qualche anno fa ti avrei detto sì, assolutamente. Adesso non lo so, insomma, perché poi qui insomma, la realtà è diversa. Insomma, sto per avere un figlio, quindi insomma, sono varie cose, una figlia, per cui è tutta una serie di elementi che vanno rivalutati, ecco. È chiaro che il legame rimane forte, quindi perché no, se ci fosse un bel progetto oppure delle cose. Forse dirti definitivamente non lo so, però se ci fosse un progetto da poter seguire con entusiasmo, insomma, volentieri.